è da rimanere incantati. È color miele, colore oro. Ha ragione di piccoli, un chicco bellissimo. Guarda, Questo è il Picolit vero. che io amo. Le marze le ho prese nella vigna Perusini a Corno di Rosazzo. Andando a Dalle ricercare sorelle, quello sì, che quello era, vero, quello vero. Quando parlano di questo vitigno tipicamente friulano, di questa zona, è una storia che a me piacerebbe tramandare non solo ai miei nipoti, ma anche alle persone che non hanno la fortuna di vivere in campagna e che vivendo in città, quando tu li parli di grappoli spargoli, di muffa nobile e via avanti, dice ma sti qua cosa Che cos'è? devono mangiare? Ecco, Che cos'è? esatto. E qui abbiamo proprio l'evidenza più grande. La botryte è un fungo. Questo fungo ha un ciclo ben determinato di vita, si sviluppa in tanti frutti. Nell'uva noi abbiamo un'azione che potrebbe essere negativa su certe uve, ma nei vini da appassimento, per esempio, si ricerca lo sviluppo della botryte nobile. In che modo? Lasciando l'uva fuori in pianta e diffondendosi all'interno dell'acino, disidrata l'acino naturalmente e quindi aumenta la concentrazione zuccherina e di tutte le sostanze nobili dell'acino. 40 anni fa, quando ho deciso di fare la prima grappa ottenuta da un singolo vitigno, che mi prendevano tutti per matta, veramente, e cominciando da un vitigno come il Picolit, che ha una produzione limitatissima, ecco, in tempi non sospetti, io ho cominciato a venire a cercare l'uva Picolit dalla primavera, io in queste vigne in mezzo agli alberi d'acacia, come vedi là, agli alberi di mele cotogno e via avanti. Sono andata a cercare i vigneti più puri nelle zone più vocate ed è stata una cosa inebriante. Come Veronelli diceva, che se tu vinifichi le uve di un singolo vitigno, soprattutto di un cru, di una zona limitata, separatamente avrai dei profumi e dei sapori particolari, perché Benito, che è veramente il maestro e il più bravo distillatore del mondo, perché non può riuscire ad estrarre, se io gli procuro una materia prima eccezionale, una grappa che ricordi il profumo e il sapore del vitigno, Del originale. È stata una scommessa, è stata una prova, è stata una distillazione che abbiamo dedicato a Veronelli, è stata una distillazione che io volevo dedicare alle donne del Friuli, a coloro che mi avevano aiutato ad avere le vinacce separate dell'uva Picolit, perché i mariti, un ostie si ore, noi te separate le trappe, io quindi misturate tutti insieme, un'ostia signora, io non perdo tempo a separare le vinacce del Picolit dalle altre vinacce. Se a vostro marito io darò 1000 lire per un quintale di vinaccia mescolata, io a voi darò 200 volte di più il valore di 1 chilo. Quando ho fatto la distillazione, 1 dicembre 1973, con Cristina, Antonella e Betty, le mie bambine, sentivano che era un qualcosa di particolare e Benito ha effettuato una distillazione in presenza ovviamente dell'UTF, goccia a goccia, quando ho raccolto nella mano le prime gocce di questo nettare, io ho sentito lo stesso profumo, la stessa delicatezza, il miele d'acacia, la mela cotogna matura, che sentivo nelle vigne dove sono andata a scegliermi l'uva. Io mi sono messa a urlare: Benito, Benito, che l'avevo fatta! Ecco. Ovviamente una produzione limitatissima, avendo ottenuto quella volta 3 damigiane, noi cosa volevamo? Volevamo farla assaggiare al maggior numero di consumatori possibili, affinché si rendessero conto che nonnino aveva fatto una cosa senza uguali. E per fare questo bisognava avere tante bottigliette e abbiamo deciso di scegliere un'ampollina, che è andato Benito a sceglierla in un magazzino di vetri da laboratorio, che contenesse 250 ml di grappa. E devo dire che questa ampollina
che già ti ricorda l'alchimia, no? Con le etichette fatte a mano, ed è rimasta intatta, sempre uguale. Chi ci ha fatto vincere questa sperimentazione è stata la grande eccellenza del prodotto ottenuto e il consumatore che, avvicinatosi a una grappa non torcipudella, non una grappa che ti aiutava a superare il freddo come era ritenuta fino allora, ma un qualcosa di elegante, una grappa distillata artigianalmente, poteva dare un'acquavite che nulla aveva da invidiare alle altre acquaviti. Giannola, sei un industriale o un'artigiana? Sono una grappaiola, tutto detto. Io so che tu sei una grappaiola, però ho visto che... Industriale non è il modo più assoluto, perché tu sai benissimo che gli industriali sono quelli che fanno la grappa con l'apparecchio continuo, col distillatore continuo, certamente non fanno distinzioni di vitigni, non curano le vinacce, non curano la grappa, fanno un prodotto sempre uguale, senza... purché non abbia né grossi difetti né grosse qualità, per loro va sempre bene. Quindi industriale non è il modo più assoluto. Il tuo apparecchio di distillazione è del tipo detto discontinuo. Gli industriali lo hanno di tipo continuo. Qual è la differenza? La differenza è questa, che con l'apparecchio discontinuo ogni cotta è una distillazione a sé, perché tu sai benissimo che ogni vinaccia ha una particolare caratteristica, quindi dipende il distillatore. Secondo la vinaccia che sta distillando può regolarsi se tagliarla prima o dopo, mentre invece con l'apparecchio continuo tutti i tipi di vinaccia vengono distillati nello stesso modo, non vengono fatte le selezioni tagli al momento giusto, hanno un vantaggio che indubbiamente risparmiano manodopera e lavorano molto più in fretta. Pensiamo a distillare le vinacce di Picolit raccolte con vendemmia tardiva in modo di avere una grappa insuperabile come sempre. E si aprono gli alambicchi ed esca grappa Crumolo Vitigno Picolit 2013. Evviva!